Benvenuti. Forse sei qui perché capisci l'italiano, ma parlare è ancora difficile per te. Fai errori e non sai perché. Ti mostrerò come migliorare subito il tuo italiano con un solo trucco. Ciao e benvenuto al nostro piccolo podcast per chi studia l'italiano. Mi chiamo Lucirca, vivo a Milano e sono molto felice di essere qui oggi. Ciao anche da parte mia. Sono Giulia, vivo a Firenze. Amo parlare di lingue. Diciamo subito perché facciamo questo podcast. Vogliamo aiutarti a pensare in italiano, senza tradurre sempre nella testa. Sembra difficile, ma è possibile. Piccolo consiglio: attiva i sottotitoli se non capisci qualcosa, così puoi seguire meglio la conversazione. Oggi parliamo di come reagire subito in italiano, nella vita quotidiana. Il nostro obiettivo è che tu non usi prima la tua lingua madre, ma trovi subito le parole italiane giuste. Molti studenti lottano proprio con questo. Lo vedo ogni giorno nella mia scuola. Gli allievi conoscono molte parole, ma prima pensano in inglese, spagnolo o arabo. Poi la conversazione si bloccirca. Succedeva anche a me quando studiavo francese. Volevo sempre tradurre tutto e quindi ero lento. Quando ho iniziato a esercitare frasi fisse, è andato meglio. Proprio di questo parliamo oggi. Prima vedremo perché traduciamo nella mente. Poi mostreremo piccoli esercizi che allenano il cervello. Alla fine avrai un piano per ogni giorno. Prima di iniziare, ti chiedo, Giulia, traduci ancora a volte quando impari una nuova lingua? Oh sì, all'inizio succede sempre. Sto studiando un po' di giapponese. Lì sento che la mia mente pensa prima in italiano. È buffo, dovrei ascoltare il mio stesso consiglio. Molto onesto, grazie. Credo che molti ascoltatori si sentano capiti adesso. Forse ora annuiscono mentre ascoltano. Giusto. E voi, cari amici, potete scriverci dopo dove traducete ancora. Ci interessa molto. Ma prima la grande domanda. Perché il tuo cervello resta nella lingua madre? Cerca sicurezza. Tradurre sembra sicuro. Però costa tempo. Sì, è come andare in bici con le rotelle. Ti tengono, ma sei più lento. Prima o poi devi toglierle, altrimenti non andrai mai libero. Bella immagine. Quindi il nostro primo obiettivo oggi è capire le rotelle. Poi le toglieremo insieme. E niente paura, non cadremo. Esercitiamo piano e con gentilezza. Ognuno può farcela. Questo podcast durerà circa 30 minuti. Perfetto da ascoltare mentre passeggi o cucini. Esatto. E subito dopo questa breve introduzione iniziamo con la prima grande domanda. Quindi restate con noi. Scrollate le spalle, fate un respiro profondo. Pronti? Allora si parte. Sono curiosa. Luca, inizia tu con la domanda sul perché traduciamo ancora. Con piacere. Farò subito 3 mini domande. Voi ascoltatori rispondete ad alta voce o nella mente, ma veloci. Prima domanda. Come si chiama il tuo piatto preferito in italiano? Seconda domanda. Che ore sono adesso? Terza domanda. Cosa farai domani mattina alle 8? Oh, sembra già un piccolo test. Ho dovuto pensare un attimo, ma è andato veloce. Bene. Se qualcuno ha pensato più a lungo, spesso dipende dalla traduzione interna. Proprio di questo parleremo ancora oggi. Credo che basti come introduzione. Vogliamo ora andare più in profondità? Volentieri. Passiamo allora alla domanda principale. Perché traduciamo nella testa? Si parte. Prima di farlo, Luca, posso dire rapidamente ciò che vedo nei miei studenti. Si adatta bene. Certo, racconta. Ok, molti principianti ascoltano una domanda in italiano. Nella mente costruiscono subito una traduzione, spesso parola per parola.
Dimenticano che l'italiano ha un ordine diverso delle parole. Poi nasce il caos e tacciono. Questo mostra quanto è importante il nostro tema. Molto chiaro. Grazie per l'esempio. Ora tutti capiscono sicuramente perché ne parliamo. Perché traduci ancora nella testa? Ora vogliamo capire perché molti studenti traducono ancora, anche se conoscono già tante parole. Vedo 3 grandi motivi. Primo, paura degli errori. Secondo, vecchia abitudine. Terzo, poca routine nell'ascolto. La paura è davvero forte. Pensi che un errore sia imbarazzante? Allora aspetti finché la frase è perfetta. Ma il silenzio è spesso peggiore di un piccolo errore. Oh sì, quando i miei studenti tacciono, l'interlocutore non capisce più nulla. Una parola coraggiosa, anche sbagliata, aiuta quasi sempre. Ricordo i tempi di scuola. A lezione di inglese volevo sempre preparare tutta la frase. Quando parlavo, l'argomento era già finito. Classico. Conoscete questo, cari ascoltatori. Vuoi dire qualcosa, ma la bocca resta chiusa. Nella mente vedi un cartello rosso di stop. Proprio questo cartello vogliamo togliere oggi. Guardiamo ogni motivo uno per uno. Partiamo dalla paura degli errori. La paura nasce quando pensi che la lingua sia un test, ma la vita quotidiana non è un test. Le persone capiscono anche mezza frase se usiamo gesti e mimicirca. Dico agli amici che imparano italiano. I bambini sbagliano sempre, eppure imparano in fretta, perché giocano e ridono. Ottimo esempio. Da oggi, cari amici, provate a vedere gli errori come parte del gioco. Dite forte. Gli errori sono punti nel gioco dell'apprendimento. Mi piace. Ora il secondo punto. Abitudine. Il nostro cervello ama le strade conosciute. Se hai tradotto dentro per 10 anni, diventa automatico. Già, il cervello costruisce un'autostrada nella lingua madre. La nuova corsia, cioè l'italiano, è solo un sentiero di campagna. Devi percorrerlo ogni giorno. Immagine precisa. Più usi quel sentiero, più si allarga. Presto sarà una strada veloce. La traduzione sparirà piano piano. Per questo consiglio, imposta il tuo telefono in italiano, ricette, meteo, tutto. Così costringi il cervello a usare la nuova via. Io ho fatto proprio questo con il francese. All'inizio era faticoso. Dopo 2 settimane però sapevo parole come nuvola senza averle mai studiate. Ottimo consiglio. Passiamo al terzo motivo. Poca routine di ascolto. Molti leggono molto, ma ascoltano poco. Vero. Leggere ti dà tempo per tradurre. Ascoltare è più veloce. Non c'è spazio per giri lunghi. Dico spesso alle mie classi, ascoltate musica, podcast e serie in italiano. Scegliete contenuti facili, ma ascoltate almeno 10 minuti al giorno. E ascoltate volentieri lo stesso brano più volte. La seconda volta capite già il senso. Poi vi concentrate su suono e ritmo. Luca, diamo agli ascoltatori una mini esercitazione per sentire questi 3 ostacoli? Certo. Cari ascoltatori, chiudete un attimo gli occhi. Dico una frase molto semplice. Ripetetela subito a voce alta, senza pensare. Ora bevo acqua. E allora? Hai esitato un secondo. Forse era la paura dell'errore. Oppure hai visto prima la parola acqua nella tua lingua. Ora seconda frase, un po' più lunga. Domani vado al parco con amici. Ripetete, per favore. Questa volta non aspettate, solo imitate. Può sembrare goffo, va benissimo. Se lo fai alcune volte al giorno, alleni la reazione immediata, senza dizionario interno.
Faccio questa attività anche in classe. Dopo una settimana le reazioni sono più veloci. Gli studenti sono fieri. Tra l'altro scrivici se questa mini esercitazione ti ha aiutato. Siamo felici di ricevere feedback. Luca, hai un'esperienza personale sul tema della traduzione? Sì. Quando vivevo a Parigi volevo chiedere in una panetteria quando il pane era fresco. Cercavo nella mente il francese perfetto. Quando finalmente parlai, era tutto esaurito. Oh no! Mostra bene come il tempo perso fa male. Se avessi chiesto solo con gesti, avresti preso il pane prima. Esatto. Dopo ho usato frasi corte. Baguette, aujourd'hui, fresh. Non corretto ma chiaro. Ho ottenuto pane e un sorriso. Successi così danno coraggio. Errore più azione coraggiosa porta spesso a un buon risultato. Riassumiamo. I 3 motivi principali della traduzione sono paura, abitudine e poco ascolto. E per ogni motivo abbiamo una risposta: coraggio, ambiente italiano quotidiano e ascolto regolare. Benissimo. Penso che ora gli ascoltatori capiscano chiaramente perché avviene la traduzione. Spero capiscano anche che il problema si può risolvere. Non domani, ma passo dopo passo. Esatto. Nella prossima parte spiegheremo come rieducare il cervello. Sarà interessante. Restate con noi. Prendete un bicchiere d'acqua o un caffè. Tra poco continuiamo. Non vedo l'ora. A tra poco! Quali blocchi di parole aiutano a pensare in automatico? Bentornati a tutti. Ora parliamo dei cosiddetti chunk, piccoli blocchi fissi. Esatto. Un chunk è un breve gruppo di parole che impari come un pacchetto. Non pensi poi a ogni singola parola. Per esempio, come stai? Lo diciamo spesso, senza scegliere ogni parola. Esce in modo automatico. Giusto. Oppure vorrei. Con questo ordini subito qualcosa, sia caffè, tè o pizza. La cosa bella. Un chunk si adatta veloce. Aggiungi una nuova parola e la frase è pronta. Molti studenti credono di dover capire ogni regola prima di parlare, ma i chunk sono come Lego, li unisci e stanno insieme. Parlo un momento del mio tedesco. Il mio primo chunk era Für mich einen Kaffee, bitte. Così prendevo caffè ogni mattina senza pensare. Ottimo esempio. Per l'italiano consiglio 5 chunk base ai miei studenti. Li presentiamo? Volentieri. Inizia tu. Primo chunk. Posso? Chiedi con cortesia. Per esempio, posso pagare, per favore? Secondo chunk. Ho bisogno di utile al supermercato o dal medico. Ho bisogno di un appuntamento. Terzo chunk. Mi dispiace. Ti scusi in fretta. Le persone reagiscono gentili quando lo sentono. Quarto chunk. Nessun problema. Una piccola frase che rende la conversazione più morbida e positiva. E il quinto? Non sono sicuro. Così guadagni tempo senza restare zitto. Ottima scelta! Cari ascoltatori, ripetete ora ogni chunk ad alta voce. Facciamo una pausa. Fatto? Perfetto. Può sembrare un po' infantile, ma allena muscoli e orecchio. Giulia, hai un esempio di come diventare flessibili con i chunk? Sì, prendiamo posso. Puoi dire posso avere un bicchiere d'acqua oppure posso aprire la finestra. Il cervello ricorda solo l'inizio, il resto arriva come un'immagine. Vedo che i principianti spesso dicono «Per favore, io vorrei avere». Suona gentile, ma non naturale. Un chunk fisso aiuta a sembrare più italiano.
Giusto. Altro consiglio, scrivi i chunk su piccoli cartoncini, mettili in casa. Ogni volta che li vedi, pronuncia la frase. L'ho fatto con l'inglese. In bagno avevo "Where is the soap?". Dopo una settimana non dovevo più pensare alla parola sapone. Divertente. Forse qualcuno ora appende "dov'è il latte" sul frigo. Così la frase diventa un riflesso. Facciamo un piccolo gioco di ruolo? Io chiedo, tu rispondi con i chunk. Volentieri. Vai. Scusa, che ore sono? Non sono sicura, ma credo siano le 10. Posso avere un caffè, per favore? Nessun problema. Te lo porto subito. Benissimo. Senti come suona fluido? Nessuna struttura complicata. Esatto. Voi, cari amici, provate con gli amici. Usate solo i 5 chunk. Vi stupirete di quanto basta. Punto importante, l'accento. Un chunk si impara col suono. Se lo dici sempre uguale, resta più forte in memoria. Per questo consiglio schede audio. Registra la frase sul telefono e ascoltala più volte al giorno. Così resta la melodia. Buona idea. E ora vogliamo dare 2 chunk bonus? Volentieri. Bonus 1. Davvero? Mostra sorpresa o interesse. Bonus 2. Capisco oppure non capisco. Servono sempre. Immagina di essere in classe. Il prof parla veloce. Invece di tacere dici "non capisco". Riceve subito il segnale di rallentare. Oppure sei felice perché hai capito. Allora dici chiaro. Capisco. Motiva anche il prof. Luca, dobbiamo anche dire che i chunk contengono grammaticirca "la impari in automatico". Giusto. Mi dispiace, ti mostra subito il pronome mi. Non serve analizzare prima. Così risparmi tempo di pensiero e resti nella conversazione. Questo è il nostro obiettivo. Cari ascoltatori, forse vi chiedete quanti chunk servono. Io dico, iniziate con 10. Usateli ogni giorno. Dopo un mese li saprete a memoria. Poi aggiungete altri, ma mai 20 in una volta. Meglio qualità che quantità. Assolutamente. Ultimo consiglio. Combina i chunk come blocchi. Posso più un momento diventa posso un momento? Perfetto se ti serve tempo. Oppure ho bisogno di più aiuto. Ed ecco, ho bisogno di aiuto. Facile, chiaro, efficace. Vuoi dare un piccolo compito agli ascoltatori? Certo, compito. Scegli oggi 3 chunk. Scrivili, dilli almeno 5 volte a voce alta. Usali una volta in una vera conversazione. Ottimo. E domani ripeti. Dopo una settimana vedrai che escono dalla bocca senza pianificazione. Forse noterai allora che traduci meno nella testa. È proprio quello che vogliamo. Penso che sia stato un blocco completo. Hai altro da aggiungere? Solo una cosa, divertiti. Ridere e imparare i chunk stanno bene insieme. Lo penso anche io. Passiamo subito al prossimo tema. Le reazioni automatiche nella vita quotidiana. Restate con noi, cari. Arrivano mini dialoghi reali da ripetere. Non vedo l'ora. Risposte automatiche nella vita quotidiana. Benvenuti al capitolo 4. Risposte automatiche per la vita di tutti i giorni. Ottimo, non vedo l'ora, perché è molto pratico. Ora mostriamo molti mini dialoghi. Potete parlare subito con noi, fatelo ad alta voce. Primo contesto. Al bar. Io sono la cameriera, tu sei il cliente, ok? Ok, via. Buongiorno, cosa desidera? Vorrei un cappuccino, per favore. Subito, Grazie. prego. Questo dialogo ha usato solo 2 chunk. Esatto. Vorrei e subito. Prossimo contesto. Sull'autobus.
Io sono seduta, tu sali. Scusa, è libero questo posto? Sì, nessun problema. Grazie. Prego. Anche qui abbiamo usato blocchi fissi. Giusto. E ogni frase era sotto i 5 secondi. Il cervello ama questa velocità. Ora un esempio al supermercato. Tu sei cliente, io sono commesso. Perfetto, cominciamo. Scusi, dove trovo il riso? Corsia 7, a sinistra. Grazie. Nessun problema, prego. Noti quanto è stato breve? Eppure era tutto chiaro. Cari ascoltatori, ripetete ora questo dialogo. Vi diamo 3 secondi di pausa. 1, 2, 3. Bene, avanti. Prossima scena. Chiedere indicazioni in strada. Io cerco la stazione, tu mi aiuti. Mi scusi, posso aiutarla? Sì, per favore, dov'è la stazione? Dritto e poi a destra. Perfetto, grazie mille. Prego, buona giornata. Anche qui usiamo richieste e direzioni. Se esercitate queste frasi, avrete meno stress in giro. Ora proviamo qualcos'altro. Cambio veloce. Facciamo 5 domande e risposte senza spiegazioni. Parlate insieme a noi, per favore. Pronti? Si parte. Hai fame? Un po'. Vuoi la pizza? Molto volentieri. Bel tempo oggi? Purtroppo piove. Vieni domani. Non sono sicura. Tutto chiaro? Stop, respira un attimo. Com'è andata? Le risposte sono arrivate veloci? Se no, tornate indietro e riprovate. L'importante è il ritmo, non la perfezione. Luca, facciamo uno scenario più lungo? Sì, un piccolo gioco di ruolo in hotel. Io sono la reception, tu sei l'ospite. Buonasera, ho una prenotazione. A che nome? Luca Rossi. Ah, ecco, una camera per 2 notti, giusto? Esatto. Ha bisogno della colazione? Sì, per favore. Alle 8. Perfetto, ecco la sua tessera. Grazie mille e buonanotte. Buonanotte, Questo dialogo aveva forse 10 frasi, ma 0 traduzioni. perché prima abbiamo studiato i chunk. Cari ascoltatori, scriveteci quale scena trovate più utile. Oppure create mini dialoghi vostri. Allenatevi 5 minuti al giorno, basta questo. Importante, parlate ad alta voce, non solo nella testa. E ripetete finché non sentite più pause. Luca, penso che per oggi basti la praticirca. D'accordo. Possiamo passare al prossimo tema. Tra poco parleremo di immagini mentali e reazioni più veloci. Restate con noi, a tra poco. Prima di chiudere raccogliamo qualche consiglio. Ottima idea. Consiglio 1. Usa il corpo. Sì, i gesti aiutano la lingua e danno tempo per pensare. Consiglio 2. Non rispondere con romanzi interi. Frasi brevi sono più facili da dire velocemente. Consiglio 3. Ascolta la domanda fino alla fine. Molti rispondono troppo presto e si confondono. Consiglio 4. Respira calmo, così pensi più chiaro. Giusto. Mancanza d'aria blocca spesso le parole. Consiglio 5. Crea un rituale, come le domande del mattino. Per esempio, cosa faccio oggi? Appena ti alzi. Così inizi la giornata già pensando in italiano. Possiamo fare un quiz lampo, vero? Volentieri. Faccio 5 domande veloci, tu rispondi subito. Pronto. 1. Caffè o tè? Caffè. 2. Città o campagna? Città. 3. Mattiniero o dormiglione? Dormiglione. 4. Libro o film? Film. 5. Estate o inverno? Estate. Bene. Voi ascoltatori avete risposto altrettanto veloce? Se no, rifate il gioco. Usate nuove domande, per esempio colore o musica preferita. Giochi così rendono la conversazione leggera e allenano la velocità. Lo uso spesso nelle mie classi, gli studenti lo adorano. Stiamo arrivando alla fine del capitolo. Hai una parola finale motivante? Sì, ogni dialogo
Anche Mini costruisce un ponte verso un italiano fluente. Ben detto. Grazie. Ora pausa vera. Fino al prossimo capitolo. A tra poco, restate con noi. Pensare più veloce con le immagini. Benvenuti al capitolo 5. Oggi mostriamo come le immagini nella mente aiutano. Adoro questo tema. Le immagini sono un turbo per il cervello. Esatto. Le parole richiedono tempo. Un'immagine appare subito, senza traduzione. Immagina una mela rossa. Zac, eccola, nessuna frase necessaria. Usa questo quando studi italiano. Prima l'immagine, poi la parola, non il contrario. Molti sbagliano. Sentono mela, pensano apple, poi vedono l'immagine. È lento. Il nostro obiettivo: velocità da madrelingua. Passano subito dal suono all'immagine. Come si allena? Diamo 3 esercizi. Esercizio 1. Carte con immagini. Prendi foto senza testo, per esempio cane, auto, pane. Guarda la carta e pronuncia subito la parola italiana ad alta voce. Niente testo interno. Fallo 10 minuti al giorno. Dopo una settimana sentirai più velocità. Esercizio 2. Nominare gli oggetti. Cammina per casa. Tocca qualcosa e di il suo nome. Per esempio, lampada, tavolo, porta. Niente grammatica, solo oggetti. Il cervello impara. Immagine uguale parola. Super semplice. Esercizio 3. Minifilm. Chiudi gli occhi. Immagina di fare la spesa. Vedi le immagini. Scaffale, latte, cassa. Sussurra le parole. Uso questo metodo quando studio francese. Disegno piccoli film mentali. Funziona davvero. Lo faccio in autobus. Nessuno lo nota. Imparo gratis. Cari ascoltatori, provate subito. Facciamo un test veloce. Dico una parola. Create l'immagine e ditela dopo un secondo ad alta voce. Pronti? Prima parola: sole. Seconda parola. Libro. Terza parola: treno. È stato veloce? Se avete esitato, allenatevi di più. Ora un livello in più. Frasi brevi con immagine. Dico, il gatto dorme. Visualizza subito la scena. Prossima frase. L'uomo corre. Immagine pronta? Bene. Vedete come il cervello capisce subito, senza pensiero extra? Puoi allenarti anche leggendo. Leggi lento e trasforma ogni verbo in un film. Testo esempio. Anna beve caffè e ride. Immagina Anna, tazza in mano, sorriso sul volto. Così il cervello unisce azione e parola. Più facile recuperarla dopo. Importante. Usa immagini chiare e semplici. Niente opere complicate. Più è semplice, più è veloce. Una palla è un punto rotondo. Oh, ho un altro trucco. I colori. Racconta. Collega nuove parole a colori. Cielo è blu, erba è verde. Il colore fissa l'immagine. Io lo faccio con i numeri. Lunedì è giallo, martedì arancione. Creo un calendario mentale. Interessante. Forse gli ascoltatori condivideranno le loro idee di colore. Scriveteci quale colore ha la vostra parola preferita. Ancora un punto. Il movimento. Se tocchi l'oggetto, l'immagine diventa più forte. Memoria sensoriale. Alla parola porta, tocca la maniglia. Zac resta meglio. Nella mia scuola usiamo oggetti reali. La classe alza le cose e dice le parole. Ricordo un laboratorio. Ci lanciavamo una palla e gridavamo la parola. Divertentissimo. Il divertimento riduce lo stress.
Il cervello assorbe meglio le info. Esatto. Rendi lo studio un gioco e l'immagine resta chiara. Luca, facciamo una piccola visualizzazione dal vivo. Ottima idea, vai! Immagina un mercato, tante bancarelle, frutta colorata, vedi banane, di forte, banana. Ora vedi formaggio. Di formaggio. Proseguì, c'è pane, di pane. Perfetto. Chi non ha tradotto ha vinto. Altro consiglio per avanzati. Ascolta una parola italiana e disegna l'immagine subito. Non serve un capolavoro. Basta un omino a bastoncini. Poi guarda il disegno e ripeti la parola. Unisci ascolto, vista e parola. Apprendimento multisensoriale, molto efficace. Ok, siamo quasi alla fine di questo capitolo. Riassumiamo. Usa immagini, colori, movimento. Allena ogni giorno, ma poco. Sostituisci la traduzione interna con immagini immediate. Così reagirai più veloce, parlerai più fluido e ti divertirai. Penso sia una buona chiusura. Assolutamente. Nel prossimo capitolo faremo dialoghi senza pensare. Restate con noi, prendete magari un foglio per i disegni. A tra poco! Esercitare dialoghi senza pensare. Bentornati. Ora arriva il cuore. Allenare i dialoghi senza tradurre. Oggi useremo un vero ritmo di parlato, nessuna pausa per pensare. Esatto. Immagina di giocare a ping pong. Domanda, risposta. Vi mostriamo 5 mini dialoghi. Ripetete subito. Importante. Ascolta, ripeti, respira. Nient'altro. Iniziamo con il dialogo 1. Contesto: panetteria. Io dico, buongiorno, cosa desidera? Voi ripetete a voce alta. Vorrei un panino, per favore. Ora la risposta, subito. Altro? Voi dite: no, è tutto. Grazie. Ottimo. Dialogo 2. Contesto, ufficio. Io chiedo: hai un attimo? Voi dite, sì, di cosa si tratta? Io rispondo: ho bisogno d'aiuto con l'email. Voi? Nessun problema, fammi vedere. Fatto. Dialogo 3. Contesto ambulatorio. Io. Che cosa c'è che non va? Voi: ho mal di testa. Io. Da quando? Voi: da ieri sera. Ben fatto. Dialogo 4. Contesto, stazione. Io: quando parte il treno per Napoli? Voi? Tra 20 minuti. Io: dal binario 5. Voi? Sì, esatto. Ottimo. Dialogo 5. Contesto festa. Io. Ti va di ballare? Voi: volentieri, andiamo. Io. Bella musica, vero? Voi: assolutamente. Vedete, ogni dialogo ha al massimo 4 righe. Così non c'è tempo per tradurre dentro. Ora aumentiamo il ritmo. Facciamo un dialogo a catena. Voi dite la parte in evidenza. Pronti? Luca, non possiamo usare il grassetto, quindi dirò solo voi. Giusto, grazie. Inizio io. Scena, ristorante. Io. Buonasera? Voi: buonasera. Io. Avete prenotato? Voi: sì, a nome Rossi. Io. Seguitemi, per favore. Voi: grazie. Io. Desiderate da bere? Voi: un bicchiere d'acqua, per favore. Io. Arriva subito. Bene, fine della catena. Chi è stato fluido, ottimo. Chi ha esitato, lo ripeta 3 volte. Ora un trucco. Usate la stessa struttura, cambiate solo una parola. Per esempio, una birra, per favore, invece di un bicchiere d'acqua, per favore.
Così imparate i modelli, non le singole parole. Poi facciamo un gioco dell'eco. Io parlo, voi ripetete subito. Luca dice una frase, voi iniziate con lo stesso verbo. Esempio. Io vado a fare la spesa. L'eco sarebbe, vado anch'io. Chiaro? Ok, esercizio parte ora. Frase 1. Sto imparando l'italiano. Eco, Frase 2. Ci vediamo domani. eco, Frase 3. Lei legge un libro. eco. Molto bene. L'eco allena la reazione immediata. Lo uso spesso con i bambini. Lo adorano. Ora una piccola sfida. Dico mezze frasi. Voi le finite. Prima metà. Stasera cucino. Seconda metà. Veloce. Cosa cucino? Prossima. Domani mattina vorrei. E di nuovo completate subito. Questi riempitivi costringono il cervello a essere spontaneo. Se non viene nulla, di semplicemente non lo so. È comunque una risposta. Importante, niente silenzio. Ora arriva un dialogo più lungo. Attenzione, lo recitiamo, voi ascoltate, senza ripetere. Poi lo rifaremo e voi parlerete in un ruolo. Scena. Amico incontra amica al parco. Io faccio l'amicirca, inizia tu. Ciao Giulia, da quanto tempo? Ciao Luca, vero? Come stai? Abbastanza bene. Ho tanto lavoro, ma va. E tu? Sono stanca. Ho avuto lezione fino alle 6. Ti va un caffè adesso? Volentieri. Quel bar lì ha una torta nuova. Perfetto, allora andiamo. Fine. Ora versione 2. Voi prendete il mio ruolo. Luca resta uguale. Pronti? Via. Ciao Giulia, da quanto tempo? Abbastanza bene. Ho tanto lavoro, ma va. E tu? Ti va un caffè adesso? Perfetto, allora andiamo. Com'è andata? Ci sono stati vuoti? Nessun problema, rifatelo. Un consiglio. Usate gesti quando manca la parola. Così restate nel flusso. Oppure dite una parola jolly come cosa. L'importante è continuare a parlare. Esatto. Il silenzio è il nemico della spontaneità. Luca, facciamo un altro giro lampo. 5 domande, risposte di una parola. Volentieri. Vale lo stesso per gli ascoltatori. 1. Sport preferito? Nuoto, 2. Colore preferito? blu, 3. Caffè o tè? caffè, 4. Mare o montagna? mare, 5. Cane o gatto? cane. Finito. Va super veloce, vero? Sì, ed è divertente. Potete inventare domande vostre. Fate attenzione al ritmo. Abbiamo mostrato molte tecniche. Mini dialoghi, eco, buchi, domande. Dategli un obiettivo. 5 minuti al giorno. Al mattino in bagno, in auto, non importa. L'importante è l'allenamento quotidiano. Dopo 2 settimane vedrete progressi. Promesso. Con questo chiudiamo il capitolo. Nella prossima parte parleremo della vostra routine quotidiana. Restate con noi e continuate a esercitarvi. La tua routine quotidiana. Benvenuti al capitolo 7. Ora creiamo una semplice routine giornaliera per pensare in italiano. Routine vuol dire ripetere piccoli passi ogni giorno, come lavarsi i denti. Esatto. Ti diamo un piano in 5 tappe. Ogni tappa dura solo 3-5 minuti. Ti servono telefono, foglietto, forse uno specchio, nient'altro. Tappa 1. Sveglia. Ancora a letto dici 3 frasi sul giorno. Esempio. Mi alzo adesso. Preparo il caffè. Più tardi vado a lavorare. Importante, dillo a voce, non solo pensarlo.
Il suono attiva il cervello. Tappa 2. Bagno. Guarda allo specchio e fai una domanda. Per esempio, come sto oggi? Rispondi tu stesso. Sto bene. Può sembrare sciocco, ma allena il dialogo interno. Non ti serve un partner. Tappa 3. Colazione. Nomina gli oggetti davanti a te. Questo è pane. Il coltello è affilato. Il caffè profuma forte. Prova a usare un aggettivo nuovo. Oggi forse croccante per il pane. Ottimo. Tappa 4. In giro. Ascolta un podcast o una canzone in italiano. Nota una frase e ripetila. Dico ai miei studenti: scegli qualcosa di semplice che ti piace, così resta meglio. Tappa 5. Bilancio serale. Prima di dormire rispondi a 3 domande. Cosa ho imparato oggi? Cosa è stato difficile? Cosa farò domani? Scrivi le risposte in un piccolo diario. Bastano 3 righe. Queste 5 tappe durano in totale forse 20 minuti, ma sono sparse nella giornata. Mantengono il cervello sempre in modalità italiano. Non serve studio extra. Racconto come lo faccio con l'inglese. Al mattino dico "It's warm today". La sera scrivo "Iate pasta". Sembra gustoso. Io lo faccio col giapponese. Spesso solo una frase come Watashi wa nemui desu, ma mantiene viva la lingua. Cari ascoltatori, fissate oggi un piccolo obiettivo. Magari iniziate solo con la tappa 1 e 3. Crescite piano. Dopo una settimana aggiungete la tappa 2. E se un giorno è stressante, fate almeno una tappa. Breve è meglio di niente. Altro consiglio: collega la routine a luoghi fissi. Specchio, attento, domanda, cucina, tenten, nomina, letto, penter, bilancio. Così non serve promemoria. Il luogo attiva subito la lingua. Ancora, usa un timer. Imposta il telefono a 3 minuti. L'esercizio resta breve. Ottimo! La pressione del tempo evita lunghe riflessioni. Luca, facciamo un esempio di routine per domani mattina. Sì, inizio io. Suona la sveglia. Sono sveglio. Specchio. Come sembro? Sembro stanco. Cucina. La padella è calda. Per strada, ascolto la frase "Il tempo è bello" nel podcast e la ripeto. Sera. Ho scritto molte email, domani mi riposo. Finito. Durata? Forse 15 minuti in totale. Sembra fattibile, vero? Anche voi potete farlo. Penso che molti sottovalutino la forza di questi piccoli passi. Assolutamente. Continuità batte intensità. Luca, ripetiamo la routine ancora una volta in lista? Volentieri. 1. Sveglia, 3 frasi. 2. Specchio, domanda-risposta. 3. Colazione, nomina oggetti. 4. In giro, ripeti una frase. 5. Sera, scrivi 3 domande. Perfetto. Salvatelo sul telefono o attaccate un foglio al letto. Se volete, condividete con noi la vostra tappa preferita. Leggiamo tutto volentieri e diamo feedback. Penso che sia un piano solido. Sì, con questo tutti possono iniziare. Nel prossimo capitolo mostriamo come evitare errori di traduzione. Restate con noi e buona fortuna con la vostra routine. Evitare gli errori di traduzione. Benvenuti al capitolo 8. Oggi vediamo come nascono gli errori e come evitarli. Vedo questi errori ogni giorno. Spesso arrivano da traduzioni parola per parola. Il cervello cerca modelli noti e incolla la vecchia grammatica a parole nuove. Esempio: chi parla inglese dice a volte "sono 25 anni"
invece di ho 25 anni. È copia dall'inglese. O i miei amici spagnoli dicono io ti manco al posto di mi manchi. Oggetto sbagliato. Come evitarlo? Primo, impara frasi intere, non solo singole parole. Secondo, ascolta molto. L'orecchio sente cosa suona naturale prima della testa. Terzo, fai domande rapide. Chiediti, suona italiano? Se è strano, cerca un altro chunk. Vediamo 3 errori classici e li correggiamo. Errore 1. Verbo non coniugato. Io mangia pizza. Giusto. Io mangio pizza. Regola, prova le desinenze. Canta io ho, tu i, lui ha. Errore 2. Articolo sbagliato. Il auto. Giusto. L'auto. Consiglio, impara ogni sostantivo con l'articolo. Sempre l'auto, non solo auto. Errore 3. Preposizione errata. Ci vediamo a lunedì. Giusto. Ci vediamo lunedì. Memoria. Giorni niente preposizione. Mesi a. Ore alle. Facciamo un mini quiz. Dico una frase sbagliata, voi correggete. Frase 1. Io vado al lavoro. Corretto. Io vado al lavoro. Frase 2. Lui piace la musica. Meglio. Gli piace la musica. Frase 3. Ci vediamo a venerdì. Giusto. Ci vediamo venerdì. Bravi. Se avete esitato, annotate l'errore. Altro trucco. Non tradurre le espressioni fisse. Avere fame non è essere fame. Scrivi queste frasi in una lista con contesto. Leggile ogni giorno. Lingue simili aiutano, ma controlla sempre. I miei amici francesi dicono spesso sono caldo invece di ho caldo. Soluzione. Chiedi a un madrelingua o usa un buon dizionario con esempi. App di grammatica sono utili, ma verifica con podcast o serie. Luca, correggiamo un errore dal vivo? Volentieri. Tu dici sbagliato, io correggo. La informazione sono importanti. Corretto. L'informazione è importante. Singolare. Ottimo. Ora tocca a te. Aspetto per te. Meglio, ti aspetto. Cambia preposizione. Amici, giocate così con un partner. Uno fa l'errore, l'altro lo sistema. È divertente e affina l'orecchio. Un altro tip. Usa la dettatura del telefono. Se scrive male, correggi. La tecnologia aiuta, ma fidati di più del tuo orecchio. 3 mantra antitraduzione. 1. Penso in immagini. 2. Parlo con Chunk. 3. Imparo dagli errori, non dalla paura. Dilli ad alta voce quando esiti. Così abbassi lo stress e blocchi la vecchia autostrada di traduzione. Credo sia un piano chiaro contro gli errori. Anch'io. Nel prossimo capitolo vediamo come restare fluidi se manca una parola. Restate con noi e niente paura dei piccoli errori. Sono i vostri maestri. Rimanere fluidi nella conversazione reale. Benvenuti al capitolo 9. Ora la domanda seria. Come restare fluido se ti manca una parola? Succede a tutti, anche ai madrelingua. Punto chiave. Restare calmo. Esatto. Vi diamo 5 strategie. Ognuna aiuta in una situazione diversa. Strategia 1. Descrivere. Se non sai frigorifero, di l'armadio freddo per il cibo. Così ti capiscono subito e resti nel dialogo. Strategia 2. Parola jolly. Di semplicemente la cosa.
finché ricordi il termine. Sembra banale, ma mantiene il flusso. Strategia 3. Chiedere. Chiedi. Come si dice in italiano? O mi aiuti? Quasi tutti aiutano volentieri. Impari la parola corretta subito. Strategia 4. Gesto. Indica l'oggetto o fai un segno. Il linguaggio del corpo è un ponte universale. Strategia 5. Sinonimo. Invece di fantastico, di molto buono. Vocabolario semplice va benissimo. Chiarezza prima dell'eleganza. Facciamo un esempio. Io sono turista, tu abitante. Ok, parte la scena. Scusi, dov'è la... Casa dell'acqua? Intendi la piscina? Sì, esatto. Grazie. Come ci arrivo? Dritto e poi a sinistra. Perfetto, grazie mille. Vedi? Mancava una parola, ma il dialogo è andato. Già, descrizione più domanda hanno risolto tutto. Ora una situazione stressante. Colloquio di lavoro. Ti faccio una domanda. Manca un termine. Vai. Quali compiti avevi nel tuo ultimo lavoro? Spesso ho fatto i report, ho raccolto numeri e creato un resoconto settimanale. Ottimo. Al posto di statistiche hai detto numeri. Chiaro. Sì, e la conversazione non si è fermata. Amici, facciamo un esercizio. Dico una frase, lascio un buco, voi lo riempite. Frase 1. Stasera cucino nduna. Riempite il vuoto subito. Frase 2. Domani devo alzarmi alle aini aseoaito. Frase 3. Il mio film preferito è Pro Bro Brocto. Se non viene niente, dite qualcosa. L'importante è parlare. Altro consiglio. Respira profondo quando sei bloccato. Hai qualche secondo in più. E sorridi. Un sorriso abbassa lo stress. Uso anche riempitivi. Allora, sai, Suonano naturali e danno tempo. ma non troppi, altrimenti sembri insicuro. Luca, racconta la tua esperienza a Londra quando ti mancava una parola. Certo, volevo noleggiare una bici e non sapevo dire rent. Ho chiesto Can I have a bicycle for one day? Il signore ha sorriso, ha capito e mi ha insegnato rent. Ho imparato e avuto la bici. Ottimo esempio. Coraggio più descrizione uguale successo. Consigliamo anche la regola dei 3 secondi. Se manca la parola, hai 3 secondi. Poi scegli una soluzione. Così alleni la reazione veloce. Proviamo dal vivo. Faccio una domanda, hai 3 secondi. Ok, sfida accettata. Che cosa fai nel weekend? Vado a fare trekking nel bosco. Perfetto, superato. Voi ascoltatori, provate anche. Ultimo consiglio. Lascia subito l'errore. Non fissarti sulla parola persa. Giusto. Il dialogo continua, la lezione arriverà dopo. Magari l'errore porterà a uno scambio simpatico. Riepilogo, strategie. Descrizione, parola jolly, domanda, gesto, sinonimo, respiro, riempitivo, sorriso. Scegliene 2 come arma preferita e pratica ogni giorno. Così sarai pronto per le conversazioni reali. Nell'ultimo capitolo vediamo come usare tutto questo al supermercato o dal medico. Resta con noi, siamo quasi arrivati. Lingua nella vita quotidiana e conclusione. Benvenuti all'ultimo capitolo. Ora mostriamo come usare tutti gli esercizi fuori, nel mondo reale. Esatto. Il nostro obiettivo è che pensare in italiano diventi normale al negozio, dal medico, ovunque. Immagina di fare la spesa. Pensi appena entri. Mi servono pane, latte, formaggio. Così attivi subito il modo italiano. Al banco usi i chunk,
Posso avere 200 grammi di formaggio, per favore? Alla cassa, se manca qualcosa, dici: un attimo, per favore, prendo ancora lo zucchero. Frase corta, chiara, gentile. Dal medico possiamo ridurre la paura. Ripeti prima 3 frasi. Ho mal di testa. Da ieri. Fa male qui. Al ristorante giochi al nostro ping pong. Il cameriere chiede: vuole ordinare? Tu rispondi automatico: sì, vorrei la zuppa. Se qualcosa non è chiaro, usa una strategia del capitolo 9. Chiedi come si dice in italiano. In autobus o treno leggi mentalmente i cartelli. Prossima fermata Duomo. Così leghi parola e luogo. E a casa parla ai dispositivi smart in italiano. Accendi la luce, spegni la musicirca. Credo che ora abbiamo creato una bella cassetta degli attrezzi. Anch'io. Gli ascoltatori hanno ora molti piccoli passi per ogni situazione. Siamo quasi alla fine. Giulia, vuoi riassumere tutto in breve? Abbiamo spiegato i blocchi alla lingua, mostrato chunk, dialoghi, immagini, routine, correzioni e strategie per usare l'italiano quotidiano. Grazie per il riassunto chiaro. Era precisissimo. Grazie. È stato divertente mettere tutto in ordine. Anche per me. Ho trovato molto utili i dialoghi pratici. A me sono piaciuti gli esercizi con le immagini, rendono l'apprendimento leggero. Giusto. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questa puntata. È stato davvero bello parlare con te, Luca, e imparare con tutti voi. Grazie anche a te, Giulia. I tuoi esempi di classe sono stati preziosi. E grazie a tutti quelli che hanno ascoltato fin qui. Speriamo proviate la routine già domattina. Se la puntata vi è piaciuta, diteci in quale situazione quotidiana avete ancora problemi di traduzione. Siamo curiosi. Sì, scriveteci pure. Leggiamo tutto volentieri e aspettiamo le vostre storie. Restate coraggiosi, sbagliate, rideteci sopra e continuate a parlare italiano ogni giorno un po'. La ripetizione regolare crea nuovi percorsi mentali. Ce la farete. Ora vi salutiamo. Grazie per l'ascolto. Alla prossima puntata. Ciao. Ciao e restate con noi.